Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con le sibille. Quindi quest'oggi useremo questo mazzo così particolare della sibilla, in questo caso appunto la sibilla indovina, quindi diciamo la versione francese appunto delle sibille. Ovviamente ragazzi, come sempre io vi lascio un link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto do una descrizione piuttosto diciamo dettagliata di questo mazzo, genesi, storie e differenze ovviamente rispetto per esempio alla nostra sibilla italiana e alla sibilla gitana. Quindi ovviamente se volete potete cliccare appunto su questo link. Ora, che cosa chiederemo invece appunto alle nostre sibille quest'oggi? Cercheremo di capire come la persona con la quale avete una storia clandestina, nascosta, quindi persona impegnata, sta passando o ovviamente magari passerà le prossime ferie, festività di Ferragosto ad esempio, con l'altra, quindi con la compagna ufficiale. Per altra si può intendere la moglie piuttosto che appunto una compagna, una fidanzata, comunque con l'altra donna. Cerchiamo di capire se ovviamente vivrà serenamente questi giorni oppure se invece al contrario magari questa persona vi penserà tanto e ovviamente vi cercherà. Dunque possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo delle nostre sibille, appunto della sibilla indovina, e dunque cerchiamo di capire come questa persona stia vivendo diciamo questo momento di allontanamento da voi, se vi voglia contattare, se lo farà, se è felice o sereno comunque con l'altra donna. Cerchiamo di capire se ci possono essere degli screzi fra di loro. Vediamo un po'. Perfetto, ora dunque ragazze come sempre, come appunto avrete notato, questa è la disposizione ovviamente a croce celtica, la famosissima croce celtica che appunto prevede ben 10 carte in 10 posizioni assolutamente fondamentali. Ovviamente la croce celtica ragazzi si può utilizzare sia con le sibille che anche con ovviamente gli arcani, quindi è un metodo veramente estremamente versatile che ci permette anche di analizzare una situazione non soltanto nell'immediato ovviamente presente o comunque futuro, ma anche andando un po' in là nel tempo, d'accordo? Infatti, ovviamente, in prima posizione, la prima carta che ho estratto è inerente appunto al presente della situazione, cioè come lui sta vivendo queste giornate di vacanza con l'altra donna. Seconda posizione, le influenze nel presente, cioè ciò che realmente c'è di negativo fra di loro, cosa realmente non va in questi giorni. Terza posizione, in alto, ciò a cui effettivamente tende il loro rapporto, quindi andiamo oltre queste giornate ovviamente di festa, quindi il percorso karmico che attende ovviamente queste due persone. Quarta posizione, il passato più lontano, cioè come è sempre stato praticamente il loro rapporto. Quinta posizione, il passato più recente, cioè poco prima della partenza,
d'accordo? Quindi come andavano le cose fra di loro. Sesta posizione, il futuro più prossimo, quindi entro al massimo, ovviamente prossimi giorni, prossime settimane successive, per esempio alla festività di Ferragosto piuttosto che alle ferie, d'accordo? Ma anche con uno sguardo oltre, quindi entro generalmente i 3 mesi. Passiamo alle ultime 4 carte. In settima posizione, ciò che è a favore, ovviamente, del soggetto della stesa. Chi può aiutarlo in qualche modo a superare queste difficoltà o cosa? Ottava carta, i fattori ambientali che influenzano lui, cioè per esempio amici, parenti, situazioni esterne che lo influenzano. Nona carta, lo stato d'animo, cioè come lui vive, diciamo, questi giorni, obiettivamente, con lei, che visione ne ha, che versione ne sta dando, diciamo. Ultima carta, decima carta, il risultato finale, cioè come lui vivrà ovviamente i prossimi giorni con lei, ma soprattutto anche cosa farà con voi, d'accordo? Quindi ovviamente se vi scriverà vi cercherà, eccetera. Ora iniziamo con la prima carta, quindi il momento presente, cioè come lui sta vivendo queste giornate, ovviamente con lei, o anche la partenza o proprio effettivamente l'essere già in vacanza con lei. Allora, come potete vedere, qui c'è la carta dell'infantilismo, che è una carta chiaramente molto negativa, legata infatti, come vedete, al 10 di spade, quindi o comunque appunto al 10 di picche in questo caso. Allora, questa carta, ragazzi, è già una risposta alla domanda praticamente della stesa. È felice con lei? Ma assolutamente no. È una delle carte più brutte del mazzo, sia come 10 di spade che ovviamente come carta dell'infantilismo, come Sibilla. Ovviamente si riferisce a situazioni comunque chiuse, terminate già da tempo. Il 10 di spade ovviamente rappresenta la chiusura di un ciclo, una chiusura che si vuole ovviamente al più presto, perché la situazione è carica di negatività, tormento, tristezza, situazioni spiacevoli, disagio e difficoltà, ansia e angoscia. Questa è una carta che parla di fallimento, cioè dal suo punto di vista, dal punto di vista di quest'uomo, chiaramente l'essere lontano da voi in questo momento rappresenta un fallimento per i suoi desideri, per ciò che vorrebbe, i suoi progetti. Questa è una persona che, diciamo, potrebbe aver rischiato anche di essere scoperto nella sua infedeltà, perché è una carta che parla di eventualmente anche scoperta di un tradimento. Questo potrebbe aver portato a un forte allontanamento tra queste due persone e quindi in qualche modo non dico che questa coppia possa essere già separata, ma quasi. A prescindere da quello che lui possa avervi raccontato, perché spesso queste persone non raccontano ovviamente la verità, anche perché temono che magari voi mettiate pressione alla cosa, ecco che in realtà questa persona sente che il suo rapporto con l'altra donna è già chiuso, cioè è un 10 di spade, ragazzi, cioè non si torna indietro. E il 10 di spade rappresenta la chiusura, ma rappresenta anche litigi veramente molto forti tra queste due persone, litigi avvenuti ovviamente per situazioni sempre, diciamo, che identificano una grande incompatibilità caratteriale, cioè sono due persone che non vanno d'accordo perché molto diverse. E sono due persone che molto spesso hanno bisticciato in maniera però anche furente su sciocchezze, quindi quasi, diciamo, facendo appunto dei capricci, ma obiettivamente per cercare di ferire l'altro o l'altra. Quindi è una coppia che tende a farsi del male, è un rapporto malsano che porta comunque disagio a lui ma anche a lei, cioè entrambi stanno male. Quindi entrambi, per esempio, potrebbero anche essere soggetti a momenti di particolare
chiusura, momenti in qualche modo di abbattimento morale, di disagio emotivo, di sfoghi psicosomatici, cioè sono persone che hanno sino ad ora gestito molto male, ma molto male, la loro situazione, perché anche una chiusura si può cercare ovviamente di gestire nel miglior modo possibile, senza magari arrecare troppi danni. Loro non sono stati capaci di farlo. Addirittura lei potrebbe aver scoperto dei tradimenti di lui o avere comunque un forte sentore in riferimento al discorso, d'accordo? Inoltre questa è una carta che parla di difficoltà anche finanziarie. Quindi questa coppia potrebbe, oltre ad avere degli enormi macroscopici problemi di gestione della coppia, ovviamente questa è anche una coppia che potrebbe avere anche grossi problemi da un punto di vista economico-finanziario o anche professionale, cioè uno dei due potrebbe aver perso il lavoro o comunque uno dei due potrebbe, diciamo per esempio, stare affrontando una situazione professionale molto negativa o ingenti perdite di denaro. Questa situazione, ovviamente come anche la situazione sentimentale, è mal gestita. Come? Con inutile vittimismo, un continuo piangersi addosso e profonda immaturità. Ecco perché sibilla dell'immaturità, perché o sono persone veramente molto giovani, oppure comunque sono persone che non sanno gestire i momenti di criticità della vita. Cioè, sibilla dell'infantilismo perché queste persone piangono, si piangono addosso, fanno dell'esasperato vittimismo, ma non muovono un dito per migliorare la situazione. Quindi sono persone che fanno capricci, ripicche, piccole scaramucce fra di loro inutili, non comunicano adeguatamente, non comunicano neanche la volontà, per esempio, di cambiare la situazione, magari anche di chiuderla, visto ovviamente il rapporto, direi, tragico. Queste due persone non sanno gestire quello che gli è successo sino ad ora, soprattutto ovviamente il negativo. Quindi si rinfacciano situazioni sbagliate, comportamenti sbagliati, recriminazioni, ripicche, ripeto, vendette. Quindi una gran brutta situazione. Quindi persone effettivamente veramente poco mature, molto poco sagge. Non muovono un dito per migliorare la situazione, o se non altro per affrontarla. Ora, vediamo in seconda posizione quali sono i reali ostacoli, anche se direi che ne abbiamo già visti parecchi. Allora, qui abbiamo la carta della speranza. La carta della speranza, ovviamente, quindi anche una carta di attesa, in accezione negativa. Allora, innanzitutto lui aspetta e attende un'altra persona, ovviamente, rispetto alla compagna ufficiale, quindi ovviamente voi. Quindi un'attesa che per lui diventa veramente molto pesante, cioè a lui pesa molto, il dover ovviamente attendere e aspettare voi, quindi dovervi comunque vedere magari fra qualche giorno o anche qualche settimana. Quindi per lui è molto pesante questa situazione. Inoltre, tra di loro non ci sono più speranze, cioè il loro rapporto, ma ve l'ho detto poco fa, è un rapporto chiuso, un rapporto terminato. Quindi lui è assolutamente convinto che fra di loro le cose non si sistemeranno, che quindi è inutile praticamente nemmeno cercare in qualche modo di gestire la situazione, la vede giustamente chiusa, ma anche lei la vede giustamente chiusa e di conseguenza tra di loro non c'è proprio più possibilità, diciamo, di andare avanti. Però è una carta che parla sì di una consapevolezza, la consapevolezza che è tutto finito, ma di nuovo di ritardi per quanto concerne invece appunto il gestire la situazione. Cioè ritorniamo al discorso di prima. Loro sono consapevoli che fra di loro ormai non c'è più niente da fare, è inutile neanche avere speranze per il futuro, ma continuano a procrastinare, a rimandare comunque, diciamo, una presa di posizione netta e definitiva, d'accordo? Quindi sono persone che
tendono troppo a portare le situazioni per le lunghe, perché perdono tempo, per esempio, facendo dell'inutile vittimismo. Sono persone che obiettivamente menano troppo il can per l'aia, cioè sono persone che perdono tempo, d'accordo? E di conseguenza, perdendo tutto questo tempo, rallentano anche i vostri tempi, cioè il tempo di, ovviamente, felicità della consultante, d'accordo? Quindi perdendo tempo, lui non lasciando, non allontanandosi dalla compagna ufficiale, fa perdere tempo anche a voi, d'accordo? Quindi lievi ritardi e contrattempi in questo senso, cioè nel senso che non sono in grado di gestire la situazione e oltretutto perdono anche tempo. Quindi comunque sia, lui sta aspettando di vedere voi, questa situazione gli pesa enormemente, ha speranza nei confronti ovviamente vostri, del vostro rapporto, non ne può più di stare nell'ambito di quel rapporto, però evidentemente non sta facendo abbastanza quest'uomo. Cioè, sino ad ora le sibille ci hanno ovviamente riferito che quest'uomo potrebbe fare molto di più in riferimento alla chiusura del loro rapporto. Perché ragazzi, fra di loro non c'è più un rapporto, c'è un 10 di spade, c'è la carta dell'infantilismo, c'è un piangere inutilmente sul latte versato, fondamentalmente. Quindi comunque stanno aspettando troppo, come ovviamente è tipico del 3 di bastoni, carta legata appunto a questa sibilla, quindi un'inutile attesa in questo caso, perché ovviamente viene in accezione negativa, che blocca l'evoluzione della vostra storia, della storia con lui, ma anche la chiusura. Cioè sono persone che perdono tempo, avrebbero già, stando così le cose, dovuto prendere una decisione chiara, netta, definitiva, invece continuano a temporeggiare. Cioè, queste due persone veramente hanno dei comportamenti di un'immaturità impressionante. Vediamo ora, ragazzi, in terza posizione il loro percorso karmico. Allora, ragazze, carta del consultante. Allora, queste sibille sono tremendamente chiare, perché è un mazzo che contiene al suo interno anche due carte fondamentali, la carta appunto del consultante e la carta della consultante, quindi ovviamente di chi chiaramente richiede il consulto e ovviamente anche del soggetto della stesa. Ora, questa carta in questa posizione fa tremendamente riflettere, la tarologia serve a questo, per riflettere insieme. Che cosa significa questa carta? Che oltretutto in posizione karmica, che il rapporto tra lui e lei, tra lui e la compagna ufficiale, dipenderà da lui, ossia in caso lui decida finalmente di chiudere questo rapporto, il rapporto appunto con lei, ecco che il rapporto si andrà a chiudere. In caso lui continui a temporeggiare circa un'eventuale chiusura, ecco che il rapporto rimane ancora in piedi, tragicamente in piedi, con questo ovviamente infantilismo, ma obiettivamente rimane in piedi, cioè tutto è ovviamente nelle sue mani. Quindi il futuro del loro rapporto e quindi anche indirettamente del vostro dipenderà da lui. Qualsiasi azione andrà lui a compiere sarà risolutiva, è tutto nelle sue mani. Questo cosa vuol dire? Che ovviamente l'altra donna, moglie, fidanzata, convivente, ha poco potere decisionale o comunque una donna che non vuole assolutamente chiudere il rapporto, nonostante sia un rapporto fallimentare e nonostante possa aver scoperto il tradimento di lui. Quindi è una donna che ovviamente è, a mio avviso, in maniera malsana e morbosamente legata al rapporto con lui, per cui tutto è nelle mani di lui. Qualsiasi azione andrà a compiere lui sarà risolutiva. Quindi il rapporto tra lui e lei dipende da una scelta e una decisione di lui, perché se si aspetta l'altra, campa cavallo, ok? Cioè se lui aspetta
che sia lei a decidere di chiudere il loro rapporto, questo sicuramente è una questione praticamente impossibile, cioè lui può aspettare anche tutta la vita, perché questa donna non lo farà mai, non chiuderà mai lei ovviamente in prim'ordine, cioè non sarà mai lei ad andare proprio fisicamente davanti a lui e dire sai che c'è, è finita. Deve farlo lui, è tutto nelle sue mani. Quindi il percorso karmico dipenderà da qualsiasi azione andrà a compiere lui. Vediamo ora il passato di questa coppia, come hanno fatto ad arrivare sino ad una situazione del genere. Allora, qui abbiamo appunto il cicaleccio. Allora, questa è sempre, ragazzi, stata una coppia chiacchierata. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste due persone hanno sempre, diciamo così, destato sospetti di poca moralità, di dubbia, ecco, diciamo così, moralità, e questo ha alimentato enormi chiacchiere, pettegolezzi, maldicenze circa la loro appunto coppia. Il cicaleccio si riferisce a persone che fanno parte della loro vita quotidiana, possono essere colleghi, piuttosto che parenti, piuttosto che amici, direi falsi amici, comunque persone che sanno molto di loro o persone che potrebbero anche aver scoperto del rapporto che lui ha con voi. Ecco che persone quindi comunque pericolose, che potrebbero raccontare qualcosa, persone che sanno, d'accordo? Che in qualche modo sono venute a conoscenza appunto di segreti anche scabrosi in riferimento a questa coppia. Quindi questa coppia è sempre stata oggetto di critiche da parte di tutte le persone che ovviamente li circondano. Persone che hanno magari anche alimentato sicuramente diciamo dei litigi fra di loro, magari creando dei pettegolezzi, delle indiscrezioni che sono arrivate per esempio all'orecchio di lei. Cioè è una coppia, se vogliamo, anche non supportata dall'esterno. Cioè ci sono delle persone che obiettivamente non apprezzano questa coppia e hanno cercato prove dell'infedeltà, magari dell'uno nei confronti dell'altra, ma anche dell'altra nei confronti del soggetto della stesa, creando magari anche parecchia zizzania obiettivamente tra i due. Cioè persone che potrebbero aver riportato, d'accordo? O comunque alimentato malelingue su questa coppia. Quindi è sempre stata al centro e oggetto di pettegolezzi. È chiaro che questa è una situazione che dà un quadro ancora più specifico di questa coppia, perché questa è una posizione in riferimento al lontano passato, quindi anche mesi, anni fa. Questa è sempre stata una coppia che ha fatto acqua da tutte le parti, perché si sono lui ma anche lei evidentemente, sempre traditi, mai rispettati, alimentando il cicaleccio, quindi questi pettegolezzi. Vediamo ora la posizione del passato più recente. Allora, in questa posizione abbiamo appunto la carta della fedeltà e dell'attaccamento. Ora, è chiaro che tra di loro non può esserci fedeltà. D'accordo? Quindi lui ha una storia con voi e chiaramente magari anche lei potrebbe avere, diciamo, amicizie, definiamole così, da altre parti, presso altri lidi. Di conseguenza la carta della fedeltà e dell'attaccamento non si riferisce ovviamente ad un rapporto caratterizzato da un 10 di spade, d'accordo? È una carta, è una sibilla che si riferisce all'attaccamento a nuovi progetti, 2 di bastone ovviamente, che però richiedono estrema prudenza e attenzione per essere in qualche modo appunto messi in atto,
perché è un 2 di bastoni, che rappresenta il sapersi muovere, ovviamente con prudenza, attenzione, furbizia e calcolo, tra due situazioni, quindi senza creare grossi scossoni, perché è una carta di grado ovviamente pari, è un 2 di bastoni, d'accordo? Quindi questa persona vuole per il momento ancora una certa stabilità. Lo abbiamo detto, no? Questa è una persona che perde tempo, ha paura del cambiamento questa persona, ha il terrore del cambiamento e piuttosto preferisce star male, 10 di spade, carta dell'infantilismo, piuttosto che ovviamente effettuare un cambiamento. Quindi è un atteggiamento malsano e che fa male unicamente a se stesso, Però questa persona ha veramente paura del cambiamento, masochismo puro, cioè preferisce soffrire piuttosto che ovviamente dover, diciamo, prendere in mano veramente con coraggio e determinazione la situazione, quindi agire. Ecco che lui ha dei progetti con voi, quindi questa persona vuole chiamarvi, vuole anche vedervi al più presto, di ritorno ovviamente dalle sue ferie e vacanze, però lo vuol fare con attenzione e con prudenza. Inoltre è una carta, vi ripeto, che guarda anche oltre, quindi potrebbe proprio riferirsi alla necessità di comunque cercare di crearsi un nuovo futuro altrove, quindi riaprire un nuovo ciclo, è appunto un 2 di bastoni, con un'altra persona, quindi con voi da un'altra parte, ma ovviamente sa di doverlo fare prestando molta attenzione. D'accordo? Però vi vuole vedere, sentire, ha dei progetti nei vostri confronti questa persona, non posso negarlo, però obiettivamente vi ripeto, questa è una persona che ha troppa paura del cambiamento. Quindi pur di evitare, diciamo, ecco, un vero e proprio cambiamento che rappresenterebbe evidentemente uno tsunami, perché evidentemente lei non è in grado, l'altra donna, a livello emotivo di sopportare una situazione di questo genere, è chiaro che lui per il momento preferisce appunto evitare, temporeggiare, sta prendendo tempo, però ha molta progettualità in riferimento a voi, al vostro futuro, al vedervi, al sentirvi, cioè conta di chiamarvi anche a breve, di scrivervi a breve, perché il 2 di bastone è una carta molto veloce, però teme di farlo, comunque sa di doverlo fare con una certa attenzione. Arriviamo ora alla sesta posizione, la consultante, cioè il prossimo futuro. Quindi obiettivamente che cosa caratterizzerà la storia del vostro, diciamo, amante segreto e della compagna ufficiale? Voi. Cioè, voi avrete un'importanza basilare. Ora, in questa stesa abbiamo il consultante e la consultante, quindi innanzitutto la coppia, quindi questa persona pensa veramente di essere già in coppia con voi, ma d'altronde appunto dall'altra parte è tutto finito, quindi lui pensa già di far coppia con voi. Inoltre, ovviamente, questa carta suggerisce che il futuro immediato tra lui e lei, l'altra, dipenderà non solo karmicamente da lui, come abbiamo detto poco fa, con la carta del consultante, bensì evidentemente anche da voi. Cioè il come andrà, come proseguirà il rapporto tra lui e la compagna ufficiale dipenderà da lui, ma anche evidentemente da voi. Allora, qui abbiamo un 3 di coppe, quindi questa è una persona che per voi prova sentimenti, d'accordo? Sono sentimenti, diciamo, ancora embrionali, è un 3 di coppe, quindi è comunque una persona che sta conoscendo pian piano la vostra persona, il vostro modo di essere. È una persona che prova già dei sentimenti, delle emozioni molto forti, che sta vivendo una triangolazione, mi viene confermato ovviamente dal 3 di coppe, ma è una persona che si sente già in coppia con voi e quindi obiettivamente dipenderà anche molto da come voi saprete gestire le prossime comunicazioni e i prossimi incontri e proprio da come voi riuscirete a gestire questa situazione
nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, dipenderà anche il futuro della relazione tra lui e questa donna. Quindi non dipende soltanto da lui, ma anche da voi. Quindi voi avrete un ruolo chiave, lui e voi, evidentemente in riferimento non solo al vostro rapporto, ma anche al rapporto con la compagna ufficiale. Questo è quello che ci riportano le sibille. Non ci danno indicazioni su come voi dovreste comportarvi. Le sibille vi ovviamente ricordano che il risultato dipenderà da voi, da lui, scelte e decisioni sue, e da voi, scelte e decisioni vostre. Quindi anche voi avrete il vostro bel da fare, evidentemente, anche nell'aspettare o supportare quest'uomo in magari questi momenti di lontananza. D'accordo? Quindi qualsiasi, possa essere il risultato finale di questa storia, dipenderà ovviamente anche da voi. È chiaro che è una carta molto bella, perché? Perché la carta della consultante parla di un pensiero fisso e costante che lui avrà nei vostri confronti, cioè voi ci sarete una presenza ingombrante nell'ambito del loro rapporto, perché lui penserà sempre solo alla consultante, lui ha in testa la consultante, lui desidera la consultante, quindi sicuramente vorrà vedervi, ve lo confermo, vorrà sentirvi perché lui ha bisogno di voi, voi siete parte integrante della sua vita e anche del suo prossimo futuro. Quindi vi ripeto, questa persona vi vuole vedere e vi vuole sentire al più presto. Ora vediamo in settima posizione chi può, aiutare il consultante o cosa, no? In questo caso chi? Allora, qui abbiamo veramente un'amica sincera, Allora, l'amica sincera è la regina di fiori, quindi è comunque veramente un'amica, quindi una donna generosa, ben disposta nei confronti del soggetto della stesa. È una donna spinta da interesse sincero verso i problemi del consultante e assolutamente una vera amica, quindi non è una donna, moralmente ambigua, cioè non è una donna che mira a lui. Potrebbe essere proprio un'amica di vecchia data o comunque una persona di cui lui si fida. È una donna che vuole veramente aiutarlo e lo può veramente aiutare sia moralmente che materialmente. Ora, mi è capitato spesso di vedere appunto questa amica sincera, questa Sibilla, abbinata per esempio ad una psicologa piuttosto che appunto ad una psichiatra, una psicoterapeuta, qualcuno che appunto aiutasse il consultante o la consultante a gestire la propria emotività. Questa amica sincera quindi può essere anche appunto una persona di buon cuore che appunto agisce disinteressatamente perché è la sua professione, perché ama il proprio lavoro. D'accordo? E quindi può aiutare ovviamente anche il soggetto della stesa, ma potrebbe essere per esempio anche una cugina, una sorella o una mamma, se particolarmente giovane, altrimenti no. Potrebbe essere di solito una sorella, una cugina o, vi ripeto, un'amica di vecchia data. Comunque, ribadisco, non è una donna interessata al consultante, d'accordo? Non è la classica amica frivola che mira ad altro. Questa è una persona che realmente vuole aiutare il soggetto della stesa. È una donna anche molto virtuosa, quindi è una donna che non scambierebbe mai, non baratterebbe mai aiuti pratici con erotismo, d'accordo? Quindi è una persona veramente buona, di buon cuore. Potrebbe essere una religiosa? Sì, mi è capitato ovviamente di veder abbinata l'amica sincera anche ad una religiosa, d'accordo? Quindi comunque è una figura importante. Energia, ripeto, femminile, comunque un'energia importante che lo aiuta e gli sta già dando degli ottimi consigli e gliene darà, questo sicuramente.
Ora cerchiamo appunto di capire in ottava posizione come invece l'ambiente possa in qualche modo influenzare lui, che peso abbia. Beh, diciamo un peso abbastanza importante. Qui abbiamo la carta del ritardo, l'asso di spade in accezione ovviamente negativa. Allora, di ritardo abbiamo già parlato anche precedentemente, Questa, ragazzi, sicuramente è una persona molto ostacolata, Qualsiasi progetto comunque vada a creare o anche semplicemente ipotizzare, questa persona ha di fronte a sé sempre molti ostacoli. Ecco, ostacoli, intralci, contrattempi, che causano proprio dei rallentamenti. Cioè, sono dei ritardi, d'accordo, momentanei nell'evoluzione di progetti, appunto, fatti, desideri, provocando quindi un senso di attesa angosciosa quasi, no? Nel soggetto della stesa, perché prima di vedere finalmente realizzati, concretizzati i suoi desideri, questa persona deve attendere sempre troppo. Questa persona ha voglia di rivedervi, ve lo ripeto, perché parla di riconciliazione che non avviene per appunto ostacoli momentanei, quindi questo distacco dovuto appunto alle vacanze, che seppur un distacco momentaneo, però necessita veramente di pazienza, cioè sta veramente mettendo alla prova la pazienza di questa persona, cioè tempistiche più lunghe del previsto. Evidentemente questa persona contava di vedervi magari anche prima di partire o comunque di riuscire a sentirvi magari anche durante la vacanza, però qualcosa è intervenuto e ha in qualche modo portato ad un nuovo rallentamento. Quindi la realizzazione d'amore, d'accordo, che questa persona ha per quanto concerne i suoi desideri in riferimento al vostro rapporto, subisce appunto un piccolo ritardo, un piccolo rallentamento, dei contrattempi. Contrattempi però, ragazzi, non portati necessariamente dalla sorte, ma anche, perché parliamo di spade, da persone che lo circondano. D'accordo? Quindi comunque situazioni che portano questa persona a sentirsi, diciamo, frustrata, un po' angosciata nei propri desideri, per quanto concerne appunto il vedervi, il sentirvi. Quindi, vi ripeto, sono sicuramente, diciamo, delle nuvole momentanee, questo sicuramente, però che infastidiscono molto questa persona, la stanno infastidendo molto, Quindi si sente molto frustrata, questa persona è impaziente, e ovviamente questa situazione gli pesa molto, ancora di più sull'animo. Vi ripeto, ostacoli, impedimenti portati dall'ambiente che lo circonda, quindi anche ovviamente da persone, parenti, familiari, amicizie, piuttosto che la presenza ovviamente fissa dell'altra donna. Ora arriviamo appunto alla penultima posizione, il suo stato d'animo. Allora, aspettative, paure, ecco appunto la carta della scampagnata. Allora ragazzi, legata ovviamente questa sibilla al 4 di fiori. Allora, innanzitutto non saranno vacanze particolarmente lunghe, perché è una carta che parla di un piccolo viaggio, quindi comunque di un piccolo spostamento, o comunque probabilmente ci sarà una situazione imprevista che provocherà appunto l'accorciarsi, per esempio, delle vacanze. Quindi magari avevano preventivato 2 o 3 settimane e poi dopo solo 10 giorni magari sono di ritorno, cioè qualcosa crea imprevisto e dunque va un po' ad interrompere, ecco, queste loro ferie. Quello che lui vuole e che si aspetta e spera è di trascorrere comunque questi giorni di attesa lontani da voi, d'accordo, nella routine, perché è una carta che parla di situazioni anche noiose, rutinarie, che non si discostano molto dalla sua quotidianità, ma comunque, diciamo, situazioni che gli permettano di, se non altro,
di rilassare la mente e i pensieri, cioè questa persona è una corda di violino, cioè è una persona veramente in uno stato di, diciamo, ecco, angoscia interiore, potrebbe anche non farlo notare, però è una persona che sta affrontando un momento difficile della sua vita, quindi in questo momento ha bisogno di respirare aria. Nonostante, vi ripeto, possa essere anche semplicemente un viaggio breve che potrebbe subire, diciamo, contraccolpi da parte di una situazione imprevista, però ha bisogno di tranquillità questa persona, quindi non cercherà scontri con la compagna ufficiale in questo momento. Lui, se non altro, non li cerca. Cercherà comunque di circondarsi di persone conosciute, quindi amici piuttosto che parenti, in modo da non dover vivere situazioni, diciamo, tête à tête con lei, perché il 4 di bastoni parla di più persone, quindi potrebbe, diciamo, trascorrere una vacanza con i propri parenti, i propri amici, ma mai da solo con lei. Non vuole rimanere da solo con lei e non rimarrà da solo ovviamente con lei, perché è un 4 di bastoni. È una persona che, vi ripeto, nonostante possa andare a vivere una situazione rutinaria, vi ripeto, niente di eclatante, la Sibilla della scampagnata, d'accordo? Però è comunque una persona che in questo momento ha bisogno anche semplicemente di respirare aria fresca e nuova da un'altra parte. Vi ripeto, anche se breve, perché è una persona che interiormente è molto in difficoltà, quindi una persona che si sente frustrata, una persona carica di emozioni troppo negative che in questo momento sente proprio la necessità, diciamo in qualche modo, di lenire, cioè deve rallentare i giri questa persona, ha bisogno di calma. D'accordo? Anche evidentemente in virtù di un eventuale futuro. Il 4 di bastoni è una carta che parla comunque di concretezza, d'accordo? Quindi una persona che ha bisogno di rinfrescarsi un po' le idee per poi poter tornare ancora più combattiva, d'accordo? Quindi diciamo che questa è una persona che non cercherà scontri e ovviamente non ne vorrà, farà di tutto per evitare scontri. Ed ora arriviamo all'ultima posizione, cioè cerchiamo di capire come procederà questa situazione. Allora, qui abbiamo una carta bellissima, la carta della visita, ovviamente un fante di coppe, quindi avrete a breve notizie, ovviamente da parte di quest'uomo. Notizie molto belle che però, ecco, vi verranno date ovviamente di persona, perché la carta della visita, la Sibilla della visita, si riferisce a notizie che si ricevono personalmente, appunto a seguito di un incontro, di una visita. Quindi tra voi e questa persona ci sarà un incontro molto bello, parliamo di coppe, quindi di cuori, un incontro e un colloquio molto piacevole vis-à-vis, che sicuramente vi permetterà di capire molto di più in riferimento a quello che questa persona prova per voi. Perché parliamo di coppe? Cioè, questa persona potrebbe scrivervi e magari anche, per esempio, durante una videochiamata, mostrarsi particolarmente emotivamente desiderosa di voi, di stare accanto a voi, dimostrandovi una reale malinconia nei vostri confronti. Quindi questa è una persona che vuole e riuscirà, per fortuna, a dimostrarvi quello che prova per voi. Particolare, quindi attenzione, al prossimo appuntamento, al prossimo incontro tra voi e questa persona. Perché è una carta che parla di dichiarazioni molto importanti che avranno però come scopo primario l'incontrarsi e il vedersi, cioè prima vi scriverà questa persona, qualcosa di molto bello, di molto dolce, e poi vi proporrà un incontro. Tra l'altro a breve, perché la carta della visita ha sempre tempistiche ovviamente brevi. Quindi parla sempre di un piacevole intrattenersi
in ambito sentimentale. Questa persona si mostrerà molto legata a voi da sentimenti veri, d'amore, grandi emozioni, quindi anche grande feeling fisico, ma il dialogo rimane costantemente in primo piano, proprio perché questo colloquio sarà per voi un colloquio chiarificatore che vi aprirà gli occhi sulla sua effettiva situazione sentimentale e matrimoniale, per esempio con l'altra compagna. Cioè questa persona potrebbe anche farvi dichiarazioni scioccanti, potrebbe anche farvi delle promesse, cioè voi vedrete questa persona molto più dolce, molto più tenera, molto più romantica, la sentirete e poi successivamente la vedrete, perché evidentemente, come vi ho appena detto, questa persona non vede l'ora di potervi rivedere, perché questa attesa gli pesa veramente tanto, pesa tanto a quest'uomo, Vi ripeto, nonostante lui stia comunque cercando di far buon viso a cattivo gioco, comunque di evitare, diciamo, scontri aperti con la compagna ufficiale, però lui ha in testa voi. Ve l'ho detto, ragazzi, comunque quando è stata estratta la carta della consultante, che lui obiettivamente ha in testa voi, ha e avrà in testa voi. Tra l'altro, ragazzi, ovviamente, per quanto concerne appunto le sibille, la carta della visita ovviamente rappresenta anche una progettualità importante, quindi questa persona potrebbe anche fare un piccolo passo in più rispetto al vostro rapporto, magari proponendovi qualcosa di nuovo che magari non vi aveva mai proposto prima. Tenendo anche conto, ragazzi, che questa è ovviamente la stesa, la metodologia tipica della croce celtica, questa ultima posizione rappresenta anche il futuro, quindi comunque guarda un po' più in là, diciamo, questa posizione. Ecco che la carta della visita, ragazzi, in particolar modo legata al fante di coppe, ci parla di un rapporto, il vostro, che sicuramente andrà avanti nelle prossime settimane e anche nei prossimi mesi molto bene, quindi parla di più incontri, parla di più appuntamenti e parla di più colloqui che vi permetteranno man mano di aggiungere sempre di più un pezzo importante del puzzle della vostra storia e della storia dell'altra persona, quindi che lui ha con la compagna ufficiale. Cioè voi avrete le idee sempre più chiare e il vostro rapporto si approfondirà molto da un punto di vista proprio, diciamo, sentimentale ed emotivo. Quindi, vi ripeto, sicuramente il vostro futuro sarà positivo e vi ripeto, questa persona farà di tutto per contattarvi e vi contatterà proponendovi ovviamente un incontro. Particolare attenzione a quello che questa persona vi dirà o a cosa questa persona vi dimostrerà durante questo incontro, perché sarà, diciamo, una sorta di trampolino di lancio per quanto concerne il vostro rapporto. Lo abbiamo detto, che il rapporto che lui ha con la compagna ufficiale dipende da una sua decisione e anche da come voi vivrete la situazione, d'accordo? Quindi, ovviamente, come sempre, è tutto nelle mani del soggetto della stesa e della consultante, in questo caso quindi di voi. Dipenderà da come voi procederete e vivrete prossimi giorni, prossime settimane, prossimi mesi. Questo porterà ad una svolta, ma sarà tutto nelle vostre mani, sue, di lui, ovviamente del consultante e ovviamente della consultante, quindi ovviamente a seconda delle due sibille appunto estratte. D'accordo? Quindi incontro dopo incontro, messaggio dopo messaggio, è un rapporto che si va costruendo man mano e ovviamente con un grande approfondimento. D'accordo? Ora, visto che io ho una curiosità incredibile, chiediamo appunto alle sibille durante questa visita, cioè durante questo incontro, cosa vi dirà, su cosa verteranno ovviamente le sue argomentazioni, cosa vi dimostrerà? Vediamo. Allora, vediamo un po'.
Prima carta, il matrimonio, il rapporto, bellissima carta, il protettore, ragazzi. Questa persona vi dimostrerà di voler proteggere il vostro rapporto a tutti i costi perché ci tiene tantissimo. Prendiamo un'altra carta. Vabbè, ragazzi, bellissimo il 2 di coppe. Allora, la carta della casa di campagna. Allora, 2 cuori e una capanna. Allora, ragazzi, vi ribadisco e vi confermo, anche in virtù di queste 3 carte appunto estratte in maniera estemporanea e velocissima, che questa persona si dimostrerà appunto nei vostri confronti proprio come la carta del protettore, cioè una persona che vuole a tutti i costi proteggere, difendere il vostro rapporto, la carta del matrimonio, un rapporto che lui vuole assolutamente con voi e ve lo dimostrerà. D'accordo? Quindi vi farà capire che a voi ci tiene veramente tanto. Ovviamente con la carta della casa di campagna, quindi sicuramente questa è una persona che ha una progettualità anche bella, dolce, tenera ovviamente nei vostri confronti. È una persona che vorrà vivere con voi anche dei momenti intimi, riservati, tête à tête, diciamo molto belli, eroticamente significativi. Proprio perché la carta della casa di campagna, la Sibilla, rappresenta proprio momenti intimi che lui vorrà vivere con voi. Potreste vedervi in un ambiente casa o comunque ecco in un ambiente molto ristretto, quindi non un'uscita mondana, d'accordo? In un luogo dove lui si sente al sicuro. E lì ovviamente lui diciamo vi dimostrerà tutto quello che pensa e quello che prova per voi, in particolar modo diciamo di essere una persona in qualche modo proprio votata ovviamente al vostro rapporto. Lui si sentirà proprio veramente bene con voi, starà veramente bene e vi ripeto dimostrerà emozioni pulite, emozioni magari anche nuove, situazioni che lui magari con voi non ha mai creato o cercato, qualcosa che ovviamente gli permetta un'importante evasione rispetto alla sua quotidianità matrimoniale appunto davvero deleteria, anche perché vi ripeto il suo rapporto con l'altra donna è finito, d'accordo? È già finito da tempo. È chiaro che però, vi ripeto, sicuramente quindi sarà un bellissimo incontro. Queste 3 carte finali ovviamente ce l'hanno riconfermato. Questa persona vi farà capire di esserci nel vostro rapporto, di essere presente con idee ben chiare, perché la carta del protettore ovviamente è legata al re di fiori, il re di bastoni, quindi comunque è una persona che non solo vi desidera, ma ovviamente è una persona che anche vi vuole al suo fianco, d'accordo? Quindi vi ripeto, sarà un incontro molto intenso, innanzitutto da un punto di vista erotico, quello ovviamente vi viene ribadito sia dalla carta del matrimonio che anche dalla carta del ovviamente 2 di coppe, ossia della casa di campagna. Quindi è una persona che sicuramente diciamo cercherà in tutti i modi ecco di rivedervi anche in grande stile da un punto di vista proprio erotico, ma sarà anche un bellissimo incontro per quanto riguarda i colloqui, che sono ovviamente in primo piano con il fante di coppe, quindi ovviamente la carta della visita, d'accordo? Quindi vi ribadisco veramente un incontro molto bello, una sorta di tête à tête in un ambiente privato, quindi o voi a casa sua o lui a casa vostra, o comunque in un ambiente in cui lui si senta al sicuro e possa esprimere assolutamente se stesso nel miglior modo possibile, e lo farà magari anche raccontandovi, perché no, qualcosa in più appunto circa queste sue vacanze e ovviamente quello che sta accadendo con la compagna ufficiale. Ovviamente ricordate comunque che sicuramente per il momento questa persona rimane ovviamente legata alla compagna ufficiale, legame che in realtà non c'è più. Sulla carta c'è ancora, potrebbero essere ancora sposati legalmente, ma non c'è più nulla. Qui partiamo da un bruttissimo 10 di spade, ragazzi, dalla Sibilla dell'infantilismo. Quindi tra queste 2 persone non c'è ovviamente più nulla. Chiaramente, ripeto, ragazzi, queste ovviamente sono chiaramente delle specifiche necessarie per aiutarvi anche a comprendere che comunque appunto il rapporto in essere con la compagna possa ancora esserci, vi ripeto, a livello ufficiale, ma a livello pratico, a livello sentimentale, a livello erotico non c'è più nulla tra queste 2 persone.
questa persona si sente soffocare, d'accordo? Ha bisogno di prendere aria, lo abbiamo visto anche se con una breve scampagnata, è una persona che non vede l'ora di rivedervi, qui più volte appunto è ribadito il concetto dell'attesa, rapporto fra di voi che procederà bene, incontro dopo incontro, ovviamente sarà tutto nelle vostre mani, a seconda di come voi andrete a vivere questo rapporto. Questo permetterà appunto al rapporto tra voi e lui di procedere in un determinato modo, perché qui ovviamente sono state estratte due carte fondamentali, il consultante e la consultante, quindi lui e voi, proprio ovviamente i protagonisti reali di questa situazione. D'accordo? Quindi tutto è nelle vostre mani. Ovviamente prossimi incontri sicuramente belli e anche eroticamente di una certa consistenza, ecco, diciamo così, d'accordo? Comunque, questa stesa ovviamente ragazzi termina qui, come sempre voi sapete che poi io tendo comunque sempre a rifare le stese, quindi andremo ancora a tenere d'occhio ovviamente la situazione. Io avevo già fatto un video con questo argomento ovviamente nel mese di luglio, anche perché non tutti fanno le ferie ovviamente in agosto, di conseguenza per chi è partito a luglio avevo già fatto agli inizi di luglio appunto un video di questo tipo e ora ovviamente tocca per chi parte ovviamente nel mese di agosto. Ovviamente come sempre nel frattempo mi raccomando forza, coraggio, determinazione, divertitevi, ovviamente come sempre cercate di godere di ogni singolo istante della vita perché è meravigliosamente preziosa e ovviamente come sempre buona fortuna, buon percorso karmico e a presto!